Bene amici, ci troviamo al largo di Cattolica e siamo a bordo dell'Aquador 300 HT motorizzato con una coppia di Mercury V6 da 200 cavalli ognuno. Oggi siamo al largo, siamo in navigazione per testare le performance della carena e la stabilità sull'onda, e sono le condizioni ideali dal momento che c'è un'onda corta generata dal vento teso con raffiche anche a 40 km/h, quindi ci poniamo con la murata al traverso dal momento che siamo con invertitore soltanto ingranato a una velocità di 2,7 nodi, range di 600 giri per minuto con un consumo di 2,10 litri per ora. Il consumo che vi dirò sarà per singolo motore, quindi ovviamente dovremo raddoppiarlo per avere la portata complessiva del carburante nei motori. Iniziamo quindi a navigare, manetta elettronica che io ho in sync, quindi posso controllare entrambi i motori coordinandoli muovendo una sola manetta. Abbiamo attivi gli Zipwake in modalità automatica, quindi correggeremo anche l'assetto e il rollio tenendo la barca bilanciata in qualsiasi condizione, e ci troviamo attualmente a 1100 giri, velocità 5 nodi, consumo 4,6 litri per ora. Mentre continuiamo a salire ci tengo a precisare e a ringraziare Busuttil Marine, concessionario su Malta dell'azienda. Grazie a lui stiamo realizzando questo contenuto, siamo arrivati qui a Cattolica dall'importatore italiano Scandinavian Boats Italia che ci ha messo a disposizione questa imbarcazione. Attualmente siamo a 1300 giri, 5,9 nodi, consumo 5,8 litri per ora. Guardate, abbiamo l'onda al traverso e l'ampia murata, ovviamente soffre un po' il rollio in queste condizioni, ma nel momento in cui ci troviamo a navigare eliminiamo immediatamente il problema. Arriviamo a 2100 giri, 8,2 nodi, consumo 13 litri per ora. Continuiamo a salire. Guardate come i motori iniziano a rombare maggiormente. Io ho l'Active Trim inserito, quindi correggeranno automaticamente anche l'assetto. Attualmente 2500 giri, 9,8 nodi, consumo 17,2 litri per ora. Guardate, in questa condizione di semiplanata la prua inizia ad alzarsi, a indicare appunto l'ingresso in planata, quindi affondiamo leggermente manetta per far distendere maggiormente la carena dotata di pattini ovviamente per ridurre la superficie bagnata e deviare anche l'impatto sull'onda, fino ad arrivare a 3100 giri con un consumo di 23,3 litri per ora a una velocità di 14 nodi. Quindi planata costante, assetto lineare, e mentre saliamo ancora guardate come si abbassa la prua adesso sull'orizzonte. Teniamo l'onda attraverso, ma gli Zipwake aiutano a bilanciare il rollio. Guardate, possiamo letteralmente surfare attualmente 20 nodi, 3480 giri, consumo 30 litri per ora, quindi consumo di poco superiore al litro per miglio, davvero ottima combinazione tra motori e carena. Ma saliamo ancora, teniamo l'onda al traverso e tra poco vedremo anche il comportamento in virata, proprio mentre analizziamo l'impatto. Guardate, mai uno schizzo d'acqua a bordo, impatto morbidissimo e soprattutto non si avverte nessun tipo di vibrazione dalle strutture in coperta, quindi ottima qualità costruttiva. E sentite anche come il mio suono vi arriva perfettamente attutito, perché sto navigando con il finestrino laterale chiuso ma ho l'hardtop aperto, quindi possiamo goderci al massimo la navigazione, perché ho anche una presa d'aria che mi assicura un ottimo ricircolo al di sotto dell'hardtop. Quindi 25 nodi, range di crociera 4000 giri, consumo 35,6 litri per ora, e a questa andatura ci assicuriamo che non ci sia nessuno intorno a noi. Effettuiamo una virata a sinistra, guardate qui come ci accompagniamo sull'onda, ma la coperta resta costantemente asciutta. Assecondiamo il verso con la virata. In questo caso abbiamo l'hardtop che ci ostruisce leggermente la visibilità, ma ho fatto una virata molto più stretta del normale. Qualora volessi avere una virata più dolce, guardate qui, non ho nessun problema di visibilità intorno a me. Affondiamo ancora, vediamo dove ci porta questa motorizzazione. Tengo con l'onda al mascone per vedere se con gli schizzi d'acqua sale acqua a bordo. Guardate qui, nessun problema, trim alzato di un 20%, 27,3 nodi,
consumo 39 litri per ora, quindi consumo che resta costante e ottimizzato, ottimo bilanciamento scafo motori all'andatura di crociera. E ora ci poniamo con l'onda di poppa e affondiamo ancora. Guardate come cambia il passo, come cambia il ritmo. Trim si sollevano leggermente. Attraversiamo le onde di una barca di passaggio a 32 nodi, 4800 giri, nessun problema a bordo, comodissima e divertentissima. 33 nodi, 52,2 litri per ora e saliamo ancora. Vediamo dove ci porta la motorizzazione, 5000 giri, 34,4 nodi, 60 litri per ora, consumo bassissimo se lo rapportiamo alla tipologia di imbarcazione. Guardate qui come saliamo e scendiamo sull'onda, ma non abbiamo nessun problema. Attualmente siamo 4 persone a bordo, di cui 2 in cabina che stanno saltando, ma li vedo da qui comodamente rilassate. 35 nodi, sollevo ancora trim fino ad arrivare a 36 nodi con un consumo costante di 60 litri per ora. E ora ulteriore virata a sinistra. Mi pongo con l'onda di prua e sgaso con la manetta. Guardate qui, grazie all'Active Trim non abbiamo nessun problema di cavitazione e posso stare comodamente seduto e rilassato e navigare ad una velocità costante di 24 nodi con un consumo al di sotto dei 40 litri per ora. In questo momento si sta ottimizzando 35 litri per ora, quindi ottima soprattutto in ottica crociera. E ora non ci resta che mettere a folle ed analizzare la capacità di spinta della motorizzazione e vedere in quanti secondi ci porta in planata e in quanti secondi raggiungiamo la velocità di punta. Eccoci quindi a folle con l'onda al traverso, trim totalmente abbassato, ma come vi dicevo c'è l'Active Trim, quindi non dobbiamo preoccuparci di tutto ciò. Manetta in folle e 3, 2, 1, via! Manetta affondata del tutto, guardate, saliamo con la prua, siamo già in planata, 10 nodi, 11 nodi, 14, 4800 giri, 4100 giri, 20 nodi, 22, 24, ci distendiamo, 26, guardate con l'onda di prua, 29 nodi, 30 nodi, 31, 32, 33 nodi, davvero un'ottima spinta, soprattutto rapportata alle dimensioni di questa imbarcazione che ha una lunghezza fuori tutto di 9,35 m, ma guardate anche i volumi a bordo che abbiamo già analizzato nella presentazione, nella descrizione, e soprattutto i consumi sono davvero ottimali per questa categoria. E quindi, cari amici, questa è l'Aquador 300 HT motorizzato con una coppia di Mercury V6 da 200 cavalli ognuna. È un'imbarcazione che consiglio a tutte le persone che vogliono tantissimo spazio a bordo e soprattutto usufruire dell'imbarcazione in ottica crociera, perché abbiamo visto lo spazio in cabina che offre tantissima comodità. Abbiamo la cucina esterna, la dinette che può diventare altri 2 posti letto aggiuntivi e soprattutto la comodità dell'hardtop che ci consente una navigazione 4 stagioni. Abbiamo visto anche su quest'onda corta come si sia comportato ottimamente lo scafo. Scafo che è in grado di raggiungere anche i 38 nodi in condizioni ottimali, come dichiarato da Scandinavian Boats Italia, l'importatore che ci ha messo a disposizione questa imbarcazione. E a me purtroppo non resta che rientrare in banchina e, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.